Ho deciso di leggere questo documento in risposta al video Why I Advocate the Zeitgeist Movement of Peter Joseph, in cui voglio esporre perché supporto il movimento Zeitgeist e poi svolgere una critica che spero possa essere costruttiva ai fini di migliorare il movimento stesso. Perché supporto il movimento Zeitgeist? Semplicemente tutte le esperienze della vita mi hanno portato ad avere un sistema di valori ed un modo di pensare molto affini a quelli del movimento e dell'economia basata sulle risorse. Ad esempio, sostenevo l'inutilità del denaro e degli stati molto prima che venissi a conoscenza di Jacques Fresco, più o meno con le stesse motivazioni. L'ultimo Zeitgeist è stato per me fonte di grande gioia. Infatti espone così bene i pensieri della mente che non ho potuto fare a meno di piangere nella parte finale del film, capendo che siamo in molti a giungere alle stesse conclusioni. Perché supportare il movimento? Per rispondere a questo interrogativo vorrei formulare altre domande. È giusto che poche persone si spartiscano i profitti derivanti dalla fabbricazione di moneta? No. È giusto che la ricchezza sia distribuita così differentemente? Ci sono attualmente persone che muoiono di sete ed altre che hanno gabinetti placcati di oro massiccio. Molte specie di animali sono in via di estinzione. Il riscaldamento globale aumenta dovuto all'utilizzo di combustibili fossili, il disboscamento aumenta, insomma stiamo distruggendo il pianeta. Questo è giusto? È giusto che ci sia un mondo con così poca libertà? No, non credo sia giusto. Personalmente credo che per risolvere queste ingiustizie e molte altre che non ho citato, il movimento Zeitgeist sia razionalmente e concretamente la soluzione più funzionale di una certa rilevanza. Detto questo, spero sinceramente che tutti gli esseri umani possano unirsi al movimento e supportare un'economia basata sulle risorse. La parte del progetto che credo andrebbe sviluppata e migliorata è quella riguardante la spiritualità. È evidente che la sezione spiritualità del progetto è stata scritta da sociologi e non da persone illuminate. Il progetto Zeitgeist considera spiritualità, e cito, una relazione ad un certo livello. Nella maggior parte dei casi essa viene associata con una persona, un luogo o un significato speciale nella vita. Viene quindi considerata spiritualità una relazione con qualcosa fuori da sé, che ovviamente si tramuta in una credenza obsoleta e scientificamente assurda, come sacrificare animali o danzare per la pioggia. Secondo la mia comprensione, invece, essere spirituali non ha niente a che fare con ciò in cui si crede, ma ha tutto a che fare con lo stato di coscienza. Se c'è una relazione di riferimento, è quella con se stessi. La maggior parte degli esseri umani, non tutti fortunatamente, si identificano con l'attività mentale, cioè credono di essere la voce nella loro testa. Il loro stato di coscienza è quindi a livello della mente. È uno stato di perenne identificazione con l'ego. Non molto tempo fa, Krishnamurti, parlando con il fisico David Bohm, ci ha fatto notare come la conoscenza scientifica sarà sempre limitata. Possiamo aggiungere una nuova conoscenza, ma sarà sempre limitata. È limitata perché le esperienze dell'essere umano sono limitate. E infatti non avremo mai una conoscenza infinita di un qualsiasi argomento. Se la conoscenza è limitata, il pensiero sarà sempre limitato. Quindi finché la nostra coscienza risiede nel pensiero, sarà sempre egoistica. Qualsiasi azione provenga da un pensiero porta in sé conflitto. Infatti sono i pensieri a dividere la realtà in molte parti. Sono i pensieri a dividere me da te. Ne deriva una totale inconsapevolezza della nostra interconnessione con il tutto. Quando questa illusione di separazione governa ciò che penso, dico e faccio, che genere di mondo sto creando? La visione scientifica del progetto Zeitgeist pone molta enfasi sulla relazione fra essere umano e natura.
crede che la spiritualità sia capire questa interconnessione. Io sostengo che spiritualità sia realizzare che non c'è alcuna relazione, perché non c'è alcuna divisione. Se è vero che scientificamente siamo indietro di almeno 80 anni, è altrettanto vero che spiritualmente siamo indietro di 2500, cioè l'epoca in cui Buddha e Lao Tse hanno realizzato che trascendendo la mente siamo uno con il tutto. Come possiamo sperare di rivoluzionare la società se prima non cambiamo il nostro livello di coscienza? L'unica rivoluzione è quella che avviene dentro di noi. Iniziamo dal conosci te stesso, domandiamoci chi sono io e testimoniamo i nostri pensieri. Avete mai realizzato che potete osservare i vostri pensieri? Se osservate i pensieri, ne consegue che, alla fin fine, voi non siete i vostri pensieri. E allora voi chi siete? Siete la consapevolezza che precede il pensiero, l'emozione o la percezione sensoriale. Siete lo spazio in cui il pensiero accade. Vorrei invitare i partecipanti del movimento Zeitgeist a meditare, cioè osservare la propria attività mentale senza identificarsi con essa per almeno 30 minuti al giorno. Grazie a tutti per avermi ascoltato e grazie per i vostri video che sono stati per me fonte di grande gioia e ispirazione. Riconoscendo me in te, ti amo.